Eccoci qua, ben ritrovati sul mio canale, come andiamo? Tutto bene ragazzi? Oggi andremo a parlare dell'uomo più ricco di Babilonia, di George Clason. Praticamente io come sono riuscito ad arrivare tramite questo libro, grazie a Jim Rohn, in uno dei suoi podcast parla di questo libro che l'ha aiutato a raggiungere la libertà finanziaria all'età di 31 anni. Ora, se te lo dice uno che a 25 anni non aveva niente, forse io lo leggerei se fossi in te. A parte che è una lettura molto, molto breve, sono 170 pagine, scritto molto bello, cioè scritto molto bene, scusatemi, molto bene, non è noioso, anzi è simpatico, è divertente. Se potete, anzi senza se potete, leggetelo. Bisogna compromettersi, bisogna iniziare a leggere perché aiuta tanto con le proprietà linguistiche in primis, e io l'ho notato tanto, fidatevi, io faccio ancora tanti errori, ma prima sarei stato incapibile. E in più vi dà conoscenze, perché? Perché sono tutte esperienze di persone che ce l'hanno fatta prima di voi, che hanno fatto tanti errori prima di farcela, prima di voi, in modo tale che voi adesso magari potete evitare di fare i loro stessi errori. Allora, l'uomo più ricco di Babilonia era Arcad. Questo uomo non era ricco già di partenza, aveva un lavoro umile, umile. E anche lui, se non mi ricordo male, era tra l'altro stato scambiato tramite gli schiavi. Quindi pensate, oltre ad aver avuto un lavoro umile, era stato pure schiavo. Cosa aveva fatto? Praticamente lui ti dice che per riuscire a diventare ricco, magari non finanziariamente indipendente, ma per diventare ricco ti serve un money management degno, degno. Quindi ti serve capire come gestire i tuoi soldi. E come li gestiva? Divideva il capitale che lui riceveva tramite il proprio lavoro, quindi chiamiamolo stipendio, lo divideva in quattro parti. Un 70% per le spese primarie, indispensabili, un 10% che accantonava da parte in caso di emergenze, un 10% che reinvestiva e un 10% che donava. 70%, inutile dirlo, primarie significa che la benzina, la spesa, le bollette, l'affitto, cos'è che c'è ancora? La revisione, il bollo, l'assicurazione, qualsiasi cosa che sia di primaria importanza. Non ci entra anche lo spritz il venerdì o il sabato sera. Ci rientrano solo le cose di primaria importanza. Significa che voi, da quel 70% che mettete da parte, se non lo utilizzate tutto per le spese, allora potete utilizzare l'altra parte a vostro piacimento. Ok? A vostro piacimento. Però io con quello che avanza di quel 70% lo metterei nel 10% che sarebbe quello che noi accantoniamo in caso di emergenze. Perché? Perché nel momento in cui noi abbiamo della liquidità in avanzo, perché buttarla per gratificazione momentanea, quindi che può essere lo spritz, il cinema o altre cavolate, piuttosto che tenerla da parte in caso di emergenza? Nel momento in cui vi si rompe la macchina e dovete pagare 5, 6, 7, 800 euro un pezzo e non li avete perché avete preferito gli spritz, capite bene che poi diventa difficile gestire quella situazione. Il 10%, un altro 10% in investimenti, cioè date la possibilità al vostro denaro di crearne altro, che questo è lo scopo di chi entra in questo canale YouTube. Prendere del denaro e farlo lavorare per te. Non importa come, dovrai trovarti te la tua soluzione di investimento che preferisci, ma trova una soluzione di investimento, non tenerli fermi a perdere di valore per colpa dell'inflazione ogni singolo giorno. E il 10% in beneficenza o comunque in aiuti ad altre persone. Perché? Perché abbiamo parlato della legge dell'attrazione e sappiamo benissimo che noi ciò che diamo ci viene ridato, ciò che non diamo ci verrà tolto in un futuro. Perché? Perché l'universo è sempre lì che guarda. Dio, Allah, come volete chiamarlo.
è sempre lì che guarda e premia i più bravi. Magari non è domani, magari non dopodomani, magari non fra una settimana, magari non fra un mese, magari non fra un anno, magari non fra 10. Ma prima che noi ce ne andiamo da questo mondo, arriverà tutto ciò che abbiamo dato. Prima o poi arriverà. Ci devi credere fortemente. Perché? Perché è scritto. Nel momento in cui tu dai qualcosa a qualcun altro, senza pretendere niente indietro, tu stai facendo una bella azione e l'universo ti ripagherà. Quindi, ricapitolando, 70% in spese primarie, niente cazzate, solo roba importante. 10% in le lascio in banca, essenzialmente, o comunque dove ce l'avete, poste, qualsiasi cosa. 10% in investimenti, qualsiasi, e un 10% in donazioni o comunque aiutare un'altra persona. Mettete caso trovate un senza tetto in mezzo alla strada, gli date quei soldi, non tutti, li dividete magari fra tutti senza tetto, però aiutate le persone. Quindi spero che questo video vi sia stato utile. Io vi suggerisco veramente, veramente di leggervi questo libro perché è veramente bello. È molto simpatico, carino, non è noioso, anzi, ho messo una cosa come 60 post-it per vedere tutto, poi lo rileggerò per andare a sottolineare le parti importanti. Io vi auguro una splendida giornata, che vada tutto bene, che facciate qualcosa di bello per qualcun altro, che magari rientra anche nel 10% che abbiamo appena parlato. Noi ci vediamo lunedì, vi auguro una splendida giornata e uno splendido weekend e ciao ragazzuoli.